Arrivarono le navi, quanti navi a Palermo, i pirati sbarcarono. La pietra dei sogni riserva ancora nuovi orizzonti. Basta viaggiare in Sicilia per capirlo, un'isola in grado di ammaliare per la sua bellezza, mare cristallino, roccia lavorata, una cultura millenaria. Noi vogliamo ripercorrere a ritroso le tracce dell'arrampicata sportiva sulle orme dei climber che qui sono nati o vi hanno trovato casa. È dalle montagne al contrario, infatti, che dagli altipiani Iblei si tuffano in canyon selvaggi e unici che partiamo per raccontarvi un pezzo di Sicilia verticale che ci ha rapiti. Cavadonna l'abbiamo scoperta per caso più di 20 anni fa con Riccardo Lentini. Riccardo è un appassionato di ultraleggeri e facendo un volo qua tipo sui monti, sugli Iblei, abbiamo visto questa grande grotta e ci muovevamo insieme a Peppe Gallo e ad altri due ragazzi di Ragusa, Flaccavento e Giorgio Iurato, e con loro abbiamo iniziato a chiodare le prime vie. Quando ho iniziato a scalare nel 93 in tutta la provincia di Siracusa c'erano poco meno di 10 vie, invece oggi a distanza di 30 anni ce ne sono 1000, per cui tu immagina il gran lavoro che è stato fatto tipo dai chiodatori, anche, ma non solo chiodatori locali, anche tipo da stranieri. Perché io ora voglio mettere un'altra sosta, ok. tipo là, perché fino lì è raro, no? A trovare un posto così vergine e ancora oggi è bello. Ancora oggi sei rimasto. Tu sei innamorato di questa zona? Sì, abbastanza. Sì, mi piace molto. Quello che mi piace di più è il fatto che siano sempre dei posti come questo, che poi forse questo rende proprio l'idea di quello che mi raccontavi in questi giorni. Cioè il fatto che sia un luogo anche così raccolto, dove ti senti una falesia però molto immersa nella natura. Sì. Noi le chiamiamo anche le montagne al contrario perché non si sviluppano dal basso verso l'alto, ma viceversa, invece diciamo dall'altipiano invece si sviluppano giù fino ai fondi dei canyon. Si attraversano i campi coltivati, ci sono ancora delle vecchie masserie. In molti canyon, sul fondo dei canyon, oltre a scorrere il fiume, anticamente c'erano degli orti. Oggi ci sono gli arrampicatori che scalano le pareti o gli escursionisti che vanno camminando per i canyon. Però qui c'è un immergersi nella nostra natura, se così vogliamo dire anche tipo nella cultura, perché questi luoghi sono proprio permeati dalla cultura, della tradizione siciliana. Questo qua lo usavano i pescatori quando c'era brutto tempo, lo tenevano in mano. Quando una ragazza diventava diciamo quasi maggiorenne e incominciava ad avere mal di testa, si diceva che gli avevano fatto un guacciurasso. Allora gli mettevano la mano sulla testa e dicevano che sta testa fu toccata da malo mano, ne esce lo demonio e già sono cristiani. Se oggi, in Sicilia, la meta verticale più conosciuta è San Vito Lo Capo, non dobbiamo dimenticarci che l'arrampicata di fatto nasce a Palermo grazie a Robby Manfrè, un uomo che parlava poco ma disegnava i suoi sogni sulle pareti di roccia. La figura chiave inizialmente è stata Robby Manfrè, che era un arrampicatore diciamo degli anni '80, quindi aveva ancora uno spirito molto alpinistico, però tra i suoi allievi ci sono i primi arrampicatori sportivi siciliani. Si è creata, come in tante altre parti d'Italia, una specie di associazione che era più appassionata all'arrampicata sportiva, di cui facevano parte Ignazio Mannarano e Antonio Nastri, che sono sicuramente i precursori dell'arrampicata sportiva. E poi anche le prime arrampicatrici siciliane che sono state delle allieve di Robby, che sono Isabella Anastasi e anche Chiara Cianciolo, che è stata la prima siciliana a fare l'Otto A, tra l'altro. Cugnolopo l'hai trovata proprio tu? Sì. Ti aveva dato qualche indicazione? No, nessuno, no? No, allora, perché il gioco è più o meno sempre uguale. Se si va sul computer a vedere su Google Earth, si vede dove ci sono le ombre, perché ormai conosco i canyon. Ok. Comunque poi qui hai cominciato a chiodare da solo? Da solo, e poi è anche Mirto Monaco, è venuto qua. E dopo sempre con David Gallo, perché io ai tempi scalavo sempre con lui. E quindi questa è la prima linea, in effetti estetica, è la molto prima via. estetica. E si chiama il Urlo, ma perché se vai da lontano vedi questa faccia. È vero? Che sembra il urlo da Munch, sì. Giusto? Ti eri già innamorato di questa zona?
Sì, perché prima chiedevo altri posti, no? Tipo, mi sa prima era Cavadonna e Arena. Grande! Grandissima! Ci scipparo di occhi, la lusciura e il fuoco, che annumava gli specchi. Dall'isola di Ortigia al perfetto dedalo di Vio che formano Canicattini Bagni, città del Liberty e del jazz, dai suoi musicisti ai suoi chiodatori, appassionati, autentici e sognatori che qui hanno trovato un terreno, a volte fertile, altre volte meno, ma che mai hanno smesso di cercare, custodi di tradizioni verticali da conservare e far conoscere. Restiamo ancora sull'altipiano degli Iblei e andiamo alla scoperta di nuove gemme verticali. Credo che sia un settore corde da 80, che è la cosa migliore. Adesso poi chiediamo. Questo è tuo o mio, Ale? Al massimo. Questo è il mio. Vabbè dai, tanto di qua 60. La ricerca forzata di andare a trovare qualcosa di duro mi ha portato quasi subito a prendere il trapano, che tra trovare i settori, chiodarli, devono avere degli accessi, che tante volte qui è molto difficile avere degli accessi. È veramente un casino, non è proprio facilissimo, anche perché le farese non sono neanche a vista. Sì, ci sono tante pareti, tanta roccia e ancora come ha detto Dario che metti il trapano in mano e incominci e poi fai. Sono arrivato qua la prima volta e ho detto dai, come fa a non essere chiodato? E quindi dopo neanche un paio di settimane ho iniziato ad attrezzarlo. C'era da andare a ricercare, chiodare, è sempre un processo molto lungo. Pozzolano. Ale uomo. Oh man. Dai. Ale, venga. Ale, dai. Dai uomo, Ale. Sì, dai. Cioè, mi piace un sacco anche arrivare dal sentiero e vedi questa. Sembra un quadro praticamente, bellissimo. Grande. Dai, dura. Dai, dura. Ale, Giulio, dai. Dai. No, peccato. Fede, tu invece hai fatto la prima ripetizione di un tiro che tra l'altro è a vederlo estetico perché è la prima parte, questo 7C+. Sono 3 rinvii di movimenti molto violenti su monoditi e biditi, un po' come dire il mio antistile, ma era troppo bello, quindi alla fine ho anche urlato. Su quella che c'è dentro e vai. Ale, Sì. dai, Fede. Ale, Prendila bene. dai, dura, dura. Sì, Fede. Dai, Fede, Ale. Dai, Fede, Ale. Brava che l'hai aggiustata, dai. Bravissima. Dai, cattiva adesso, Dai, Fede. Dai, Buono. Ale. dai.
Ale Fede! La musica jazz è un fil rouge che da Canicattini Bagni ci riporta lì dove l'arrampicata è nata, ovvero a Palermo. Ci riporta Robby Manfred e Maurizio Lodico che con la sua tromba suonava jazz e con la testa sognava le scalate di Walter Bonatti. Ci porta alle montagne che qui si tuffano quasi in mare. Il Monte Pellegrino, il Monte Gallo sono delle montagne tra virgolette che sono praticamente in città, alle porte della città. Nei primi anni 2000, perché lo sviluppo è avvenuto molto in ritardo, io ho aperto anche le prime multi-pitch sportive, poi insieme a me anche il ragusano Massimo Flaccavento è stato uno dei primi ad aprire questo genere di vie. E Maurizio era da un po' che mi lavorava ai fianchi, che insisteva che venissi giù a vedere che c'erano delle belle pareti di strapiombi lavorati come in nessun altro posto. E passavamo tutte le sere davanti al cimitero dei Rotoli e la parete, l'occhio casca, finché in un giorno di riposo siamo saliti a vederla e ho detto ragazzi, questa è una cosa strepitosa. La roccia sugli strapiombi è veramente eccezionale, cioè non credo che esista, forse in Thailandia, degli strapiombi così lavorati, quindi si riesce a salire su delle inclinazioni pazzesche. E abbiamo aperto il primo tiro e anche praticamente tutto il secondo avevo aperto già quel giorno là, con Maurizio e Gippo che mi si alternavano in sicura perché erano surgelati dal vento che arrivava dal mare, un freddo veramente intenso, sempre assurdo però. Un po' funebre è stata un'esperienza intensa, è stato molto stimolante perché la Ming, cavolo, scala. Li colura do mare, na rubaru che danno, son pazzuti le pesci, che lamento che fanno. Dai! Na rubaru lo suli, Dai Ale, dai! arrestavo allo scudo, Ale, dai! Dai, ci sono, tranquillo! Ale, dai! Ho fatto un giro a vista non facile perché comunque non c'era tanto magnesio. Non c'era magnesio, no, c'era proprio. E quindi anche, insomma, tanta interpretazione e sono riuscito a salire fino a un buon punto, dopodiché il passo duro niente. Niente. Fotti te del rinvio, vai! Ale, vai! Bravo! Vai. Ale! Bravissimo! Dai tranquillo, Ale! Vai! Già quando ti ripetono le vie è già un'emozione, poi quando trovi su tuo figlio che la prova che quando l'ho aperta era poco più che un ragazzino e che fa un tentativo entusiasmante, a vista veramente mi sudavano le mani. E poi Federica che stimo tantissimo, che poi l'ha salita in maniera a flash e il resto a vista in giornata, insomma l'ha fatta senza volare, è bello, sono soddisfazioni grandi. Sì. Grazie ad Ale che ha messo sui rinvii, mi ha spiegato 2 cose, sono riuscita a ragliarmi su. Tanta roba, tanta scalata. Ho incastrato tutto quello che potevo incastrare e diciamo che l'esperienza e l'anzianità ha pagato, ecco. Sono partita senza aspettative e sono arrivata in catena svuotata ma molto felice. Grazie Ale. Sto figo. Popolo di marinai, in grado di costruire bellissime navi, falesi e vie uniche, al quale non manca affatto la nostalgia del mare ampio e infinito, perché le grandi pareti in Sicilia ci sono e sono mozzafiato. Forse davvero lo spirito pionieristico della prima ora non si è perso e la voglia di scoprire nuovi orizzonti, a radici ben piantate in questa terra unica, che
che ci ha accolti in un girotondo d'anime e storie accomunato da un solo amore, quello per l'arrampicata. Ba-dee-da.